Salve amici, io per doveroso rispetto inizio a parlarvi di Ravenna davanti alla tomba del sommo poeta. Sì, quel tizio che scriveva molto bene, tant'è che anche oggi Dante vende un sacco di copie del suo libro, anche senza andare in televisione a pubblicizzarlo. Allora, innanzitutto vorrei dire, a chi non lo sa, perché Dante non è seppellito come sembrerebbe logico a Firenze, ma bensì a Ravenna. Beh, a parte che gli ultimi anni della sua vita li ha passati in esilio proprio a Ravenna, dove ha anche completato il suo libro, e lì è morto, ma il fatto è che i frati francescani non volevano assolutamente che nessuno potesse portare via i suoi resti. Da gran volponi quali erano allora, nascosero gli stessi in una teca e poi murarono in un anonimo muro. Poi fecero una finta tomba con un sarcofago enorme, ma vuoto. E infatti i fiorentini, quando andarono a cercare di recuperare le ossa, rimasero a bocca asciutta. Le ossa furono poi ritrovate dopo 3 secoli e mezzo da un muratore durante un restauro ed ora sono ancora lì, a Ravenna, e credo che ci resteranno per sempre. Alle spalle della tomba sorge una delle più belle basiliche di Ravenna, la Basilica di San Francesco, dove furono celebrati i funerali di Dante. La basilica è molto suggestiva e presenta, oltre agli splendidi interni, una particolarità che la rende davvero unica e cerco di spiegarvi il perché. Dunque, Ravenna, essendo stata costruita su un terreno paludoso, presenta il fenomeno di continuo sprofondamento e quindi di risalita delle acque sottostanti. Tale fenomeno, che naturalmente ha interessato anche la basilica, ha costretto i monaci, nel corso dei secoli, alla costruzione di diversi pavimenti uno sopra l'altro, sovrapposti per renderla inagibile, e qui se ne vedono le tracce. Ma il fenomeno ha creato anche che il pavimento della cripta, che anche oggi è costantemente sommerso di acqua, tuttavia permettendo di ammirare i frammenti del pavimento della chiesa originaria costruita nella metà del V secolo d.C., sia visibile. Naturalmente, per poter ammirare questa meraviglia, i frati, già noti per la loro furbizia, hanno pensato bene di creare illuminazione ad hoc, tuttavia attivabile con €1, che comunque devo ammettere che è speso davvero bene. Guardate un po'. Ma ora continuiamo la visita di Ravenna, la città della luce. Sì, perché molti le hanno dato questo attributo, perché lì sono stati realizzati i più bei mosaici esistenti al mondo, che tutti ci invidiano. Anche oggi molti laboratori artigiani li producono, ma ovviamente quelli storici, che ne sono l'ispirazione, sono una meravigliosa esplosione di colori e di luci. Un'arte meravigliosa, mosaicum opus, opera sacra alle muse. Non ci provo neanche a raccontarvi la storia di Ravenna, delle sue origini e parlarvi dei mosaici, perché non sono all'altezza di farlo, e poi in rete, per chi vuole approfondire, ha vasto materiale. Però quello che posso dire è che in ogni chiesa o mausoleo che ho visitato, quello che emerge è lo splendore dei mosaici, la loro preziosità, la maestria di esecuzione, la ricchezza dei dettagli e la brillantezza dei colori. Tu puoi guardarli nelle fotografie, sui libri di storia dell'arte, ma non rende la loro giustizia. Dal vivo sono infinite volte più belle e sorprendenti. Ma le gioie spirituali che dona l'arte appagavano soltanto lo spirito. E dopo le lunghe camminate nel centro di Ravenna, dove in pochi chilometri sono concentrati tutti i siti di interesse, inclusi anche i mercatini di Natale, anche le gioie corporali reclamavano di essere appagate. E Ravenna offre davvero, come in tutta la Romagna, ampia sorta di scelta. E allora via di piadine di tutti i gusti, sia nelle vie della città, nei numerosi baretti,
sia nell'ampio mercato, nel quale è impossibile non passare un bel po' di tempo a fare acquisti. Ma al seguito della visita di Ravenna ci riservava poi ancora emozioni davvero intense. San Vitale e poi Galla Placida, un sito che dall'esterno sembrerebbe non offrire grandi aspettative, ci riservavano forse il meglio dei mosaici della città. Ecco, siamo all'ingresso del mausoleo di Galla Placide. La costruzione sembra modesta, dismessa, ma voi non avete idea della meraviglia che nasconde al suo interno. È un tuffo nei colori dell'antichità. Le tessere non hanno perso la brillantezza, malgrado siano passati quasi 16 secoli. E al centro del mausoleo c'è questa volta stellata, che vi accoglie certo l'occhio, è rapito dalla bellezza di questi mosaici che ancora oggi conservano tutta la loro magia. Poi ci sono delle figure umane, sono degli apostoli. Ora queste figure che vedete sono proprio Pietro e Paolo. E dopo aver visto queste immagini sublimi, una visita a uno dei tanti laboratori dove fanno oggi mosaici per rivenderli era di rigore. Questa ragazza sta preparando un piccolo mosaico mettendo prima il cemento e poi incollerà le piastrelline di vario colore. Qui la produzione è leggermente più complessa perché la disegno è molto più difficile. Cosa sta facendo di bello? Andranno applicati su una lapide. Ah. Su una coppia di mosaici che vanno su una lapide. Molto belli però. Cari amici, se siete arrivati a seguirmi fino qua vi ringrazio davvero e vi offro queste immagini natalizie, anche se ormai il Natale è passato, in attesa del Capodanno, e questa musica che conclude questo mio video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e magari mettete anche un mi piace. Ciao, a presto!